Ma si dice che o cui? Beh, lo vediamo nel video di oggi. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Prima di tutto, benvenuti o bentornati sul mio canale. Ovviamente, se siete nuovi sul canale, non dimenticatevi di iscrivervi a questo canale e attivare la campanellina se non volete perdere tutte le lezioni future. Nel video di oggi parleremo dei pronomi relativi, cioè di quei pronomi che servono per collegare due frasi. I pronomi relativi sono diversi, ce ne sono diversi di italiano, però comunque ci concentreremo principalmente su che e cui. Come vi ho detto, i pronomi relativi servono a collegare due frasi, mettono in relazione due frasi. E questa ovviamente è una cosa molto bella perché noi non vogliamo ripeterci molto quando stiamo parlando. Perciò i pronomi relativi servono a introdurre una nuova frase che spiega più in dettaglio una parola che abbiamo nella frase principale. Vediamo subito un esempio per capire meglio. I ragazzi che ho incontrato al cinema sono simpatici. I ragazzi che ho incontrato al cinema sono simpatici. Allora noi cosa possiamo fare? Possiamo prendere questa frase e dividerla nelle due frasi originali, cioè i ragazzi sono simpatici, i ragazzi sono simpatici e poi ho incontrato i ragazzi al cinema. Ho incontrato i ragazzi al cinema. Allora noi per non dire queste due frasi possiamo unire queste due frasi e poi aggiungere nella frase relativa introdotta da un pronome relativo un'informazione in più sui ragazzi e dire i ragazzi che ho incontrato al cinema sono simpatici. Quindi, che cosa possiamo capire qui? Nella prima frase i ragazzi sono simpatici, i ragazzi è il soggetto della nostra frase. Invece, nella seconda frase, la frase relativa, ho incontrato i ragazzi al cinema, come potete vedere in questo caso il soggetto è io. Io ho incontrato, quindi i ragazzi diventa l'oggetto della nostra frase, l'oggetto dell'azione. Io ho incontrato i ragazzi. E allora noi per unire queste due frasi che cosa possiamo fare? Beh, è molto facile aggiungere il che e dire i ragazzi che ho incontrato al cinema sono simpatici. Sono sicuro che voi già sapete questa regola e che forse per voi è anche molto naturale usare in questo senso il che. Infatti questo non è l'obiettivo della lezione. L'obiettivo della lezione è capire perché e quando si usa il che e smettere di usare sempre che, ma iniziare anche a usare cui e gli altri pronomi relativi. Quindi adesso io cercherò di spiegarvi perché usiamo che. È molto facile. Noi usiamo che per introdurre una frase relativa quando la parola che stiamo sostituendo nella frase relativa ha una funzione di soggetto oppure oggetto. Noi nella frase relativa diciamo io ho incontrato i ragazzi e dato che i ragazzi è l'oggetto della nostra frase possiamo sostituirlo con che e dire i ragazzi che ho incontrato al cinema sono simpatici. Ora vediamo un altro esempio. Le signore che erano al bar sono amiche di mia mamma. Le signore che erano al bar sono amiche di mia mamma. Qui di nuovo abbiamo due frasi. Le signore sono amiche di mia mamma, la frase principale, e le signore erano al bar. Come potete vedere, adesso nella seconda frase, la frase relativa, le signore erano al bar ha come soggetto le signore. E quindi, di nuovo, perché in questo caso la parola che stiamo sostituendo è un soggetto, possiamo usare il pronome relativo che e unire le due frasi. Le signore che erano al bar sono amiche di mia mamma. Ma quindi adesso cerchiamo di capire invece quando si usa cui. Beh, è molto semplice. Se noi usiamo il che per unire due frasi quando stiamo sostituendo una parola che ha funzione di oggetto o di soggetto, useremo il cui per sostituire
qualsiasi altra parola che nella seconda frase non ha funzione di oggetto e non ha funzione di soggetto. Quindi ha qualsiasi altra funzione e parleremo di un oggetto indiretto che può essere introdotto da qualsiasi preposizione. E adesso, senza tanti giri di parole, per dire le cose in modo molto semplice, ogni volta che state sostituendo nella seconda frase relativa una parola che è introdotta da una preposizione, non potete usare che, ma dovete usare cui. Infatti, cui è sempre preceduto da una preposizione. E ora attenzione, questa è una cosa molto importante. La preposizione la decide principalmente il verbo, quindi quando unite le due frasi dovete guardare attentamente il verbo della seconda frase, della frase relativa. Infatti, grazie al verbo della frase relativa, potrete capire quale preposizione usare o non usare eventualmente e decidere se usare il che oppure il cui. Vediamo subito un esempio. I bambini con cui giocavo da piccolo abitavano vicino a casa mia. I bambini con cui giocavo da piccolo abitavano vicino a casa mia. Quindi la prima frase è i bambini abitavano vicino a casa mia. La seconda frase è io giocavo con i bambini da piccolo, perché in questo caso il verbo giocare richiede la preposizione con, giocare con qualcuno. Quindi attenzione, voi non state sostituendo i bambini, voi state sostituendo con i bambini perché io giocavo con i bambini. Ed ecco perché non possiamo usare che, ma dobbiamo usare cui, perché stiamo sostituendo un oggetto che è davanti a una preposizione. I bambini con cui, con i bambini, giocavo da piccolo abitavano vicino a casa mia. Vediamo subito un altro esempio. Ho appena finito di leggere il libro di cui ti ho parlato la scorsa settimana. Ho appena finito di leggere il libro di cui ti ho parlato la scorsa settimana. Qui di nuovo abbiamo due frasi. Ho appena finito di leggere il libro e ti ho parlato del libro la scorsa settimana. Quindi la prima frase è ho appena finito di leggere il libro. La seconda frase invece è io ti ho parlato del libro la scorsa settimana. Ora, in questo caso che succede? Beh, il verbo parlare richiede la preposizione di quando noi diciamo parlare di qualcosa, parlare di un libro, di un film o di un argomento in generale. Quindi noi di nuovo non stiamo sostituendo il libro, ma stiamo sostituendo del libro perché io ti ho parlato del libro e quindi dobbiamo usare cui con la preposizione di. Ecco perché diremo ho appena finito di leggere il libro di cui ti ho parlato la scorsa settimana. Vediamo altri due esempi. La città da cui viene Luca è lontana. La città da cui viene Luca è lontana. Anche qui molto semplice. La città è lontana, Luca viene dalla città. Dato che il verbo venire richiede la preposizione da, useremo da cui. La città da cui viene Luca è lontana. Chi è il ragazzo a cui hai dato il vino? Chi è il ragazzo a cui hai dato il vino? In questo caso di nuovo due frasi. Chi è il ragazzo? Hai dato il vino al ragazzo, perché in italiano il verbo dare si costruisce in questo modo: dare qualcosa a qualcuno, quindi dare un oggetto a una persona. Dato che qui stiamo sostituendo ragazzo al ragazzo, useremo a cui. Chi è il ragazzo a cui hai dato il vino? Ora voglio parlarvi di in cui, perché in cui può avere due significati. Infatti in cui si può usare per i luoghi, ma anche per il tempo. Vi faccio subito un esempio. Il giorno in cui sono nato faceva molto caldo. Il giorno in cui sono nato faceva molto caldo. Qui, come potete vedere, in cui ha la funzione di quando. Infatti le due frasi sono il giorno faceva molto caldo e quando sono nato, cioè il giorno in cui io sono nato, il giorno della mia nascita. Quindi in questo caso in cui ha la funzione di quando. Il giorno in cui sono nato faceva molto caldo.
Alcuni libri di grammatica riportano che sostituire in cui con quando e dire il giorno quando sono nato è corretto. A me onestamente non piace molto e non lo sento molto spesso. Io sento che le persone usino preferibilmente in cui, quindi il giorno in cui sono nato. Ora vediamo in cui con un luogo e vediamo questo esempio. La città in cui sono nato è nel sud Italia. La città in cui sono nato è nel sud Italia. Ora qui di nuovo abbiamo due frasi. La città è nel sud Italia, sono nato nella città. Possiamo sostituire nella città e dire in cui, ma in questo caso in cui semplicemente significa dove. In questo caso però è assolutamente corretto sostituire in cui con dove. Quindi potete usare sia in cui che dove. Entrambe le forme sono accettate, corrette e usate da tutti. Non c'è nessuna differenza. Quindi la città in cui sono nato è nel sud Italia, oppure la città dove sono nato è nel sud Italia. Però i pronomi relativi non finiscono qui. Infatti ci sono altri due pronomi relativi molto importanti, che sono quello che e chi. Non parleremo di questi pronomi relativi in questo video perché sarebbero troppe informazioni tutte in un momento. Ma se siete interessati a questi altri due pronomi relativi e anche altre funzioni di cui molto interessanti, fatemelo sapere qui sotto nei commenti e ovviamente continuerò questa serie di video sui pronomi relativi. Ora, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, non dimenticatevi di supportare il mio canale facendo una cosa semplice e gratuita, lasciando un bel like. Facendo così, infatti, YouTube capirà che il mio video è utile e lo consiglierà a più persone e il mio canale crescerà. Quindi se volete aiutarmi e supportarmi è facile, lasciate un bel like. Inoltre, se non volete perdere le future lezioni, mi raccomando, iscrivetevi al canale e seguitemi anche su Instagram, Teacher Stefano, per non perdere nessun aggiornamento su nuovi video, nuovi progetti, nuovi viaggi e tante altre cose sulla mia vita. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia, ciao!